Allora, stavolta ho attivato il microfono. Questo microfono, che era rimasto attivato. Ciao Gregorio, ho notato adesso che comunque dovevo cambiare precedentemente le notizie, ovvero la barra di sotto, perché siamo ancora fermi al giorno 2, che dimostra, primo, che è una vita parecchio impegnata, secondo che queste cose mi passano molto velocemente dalla testa. Allora, intanto lasciamo solamente questo nella barra. Eccoci qua. Perfetto ragazzi, benvenuti a questa seconda e questa terza giornata di live a seguire i campionati mondiali di atletica leggera di Doha. Ok, recupero la live chat. Ciao Alessandro Sapini, ciao Macao Macabro e Gregorio Cavana. Andiamo a vedere il programma di oggi. Pian piano aggiorniamo anche la barra che scorre di sotto in maniera molto estemporanea adesso. Andremo a riempire con i vari risultati. In questo momento vediamo i la 4x400 mista che si sta preparando al via. La finale della 4x400 mista sta svolgendo, siamo quasi in fondo, la gara del salto con l'asta femminile con una sfida entusiasmante. Sandy Morris che sta ipotecando la sua vittoria con prestazioni oltre 4,90 m. Al maschile abbiamo anche la finale del salto triplo che si sta svolgendo con misure finalmente superiori ai 17 metri, abbondantemente superiori ai 17 metri, con Clay e Taylor che, come auspicavo, si sono svegliati. Abbiamo già sui blocchi di partenza appunto la staffetta 4x400 mista, una staffetta in cui l'Italia purtroppo puntava alla qualificazione e non ce l'ha fatta per pochissimo, per pochi centesimi non è entrata in finale. Abbiamo naturalmente l'America, la Polonia, l'India ce l'ha fatta, ma è comunque forte, anche se non può, diciamo, non si direbbe. L'India è una forte squadra, soprattutto nella 4x400 mista. Ha approfittato di questa novità per inserirsi in finale. E adesso andiamo a vedere proprio. Allora, Matteo, la staffetta sta per partire. La staffetta italiana è arrivata nona delle 8 che si qualificavano. Appunto, non ha centrato la qualificazione per una posizione soltanto. Fanno vedere il salto della Morris, che è infaticabile, è instancabile. È 4,95 in questo momento. È arrivato. Non ho visto un errore della Morris. Forse sono rimasto. Eh? Perfetto. Morris a 4,95 si è fermata e la vittoria è andata all'avversaria. Ora recuperiamo tutto. Recuperiamo la live dei mondiali di Doha. Eccoci qua. Sì, Dado, mi sono distratto proprio nell'ultimo minuti per preparare la live e altre cose e non ho visto i salti decisivi perché abbiamo avuto fino praticamente all'ultimo una Morris infallibile fino ai 4,90 che è la sua misura d'accredito se non sbaglio. Sidorova è riuscita a fare 4,95, tra l'altro si assomigliano molto nel fisico e nella conciatura, quindi da lontano un po' mi sono confuso. 4,95 al terzo tentativo, la miglior misura dell'anno, e la vittoria è sua, perché a questo punto non si può fare altro. La Morris ha già fatto 3 errori, la Stefanidi ha rischiato, passando 4,90 dopo un primo errore e arrivando a 4,95, ma anche lì ha sbagliato. Erano queste le tre atlete che hanno provato quella quota. Poi una finale a 17 con un sacco di gente, scremate in realtà molto presto, molte atlete rimaste a 4,50, quindi una quota più bassa rispetto a quella di qualificazione addirittura. Alla fine la sfida è stata per lo più tra queste 6 o 7 atlete che hanno tenuto banco a lungo. Angelica Bankston, questo è interessante, è riuscita a superare
con record 4,80 m dopo aver rotto la sua asta in un tentativo di salto. L'asta si è rotta mentre la stava infilando nella buca in cui far leva per superare appunto la quota, e fortunatamente non si è fatta niente e pochi minuti dopo è riuscita a superare quella misura, dimostrando una grande, se non altro, non so se incoscienza, ma una grande forza di volontà sicuramente. Ora, siamo alla finale della 4x400 mista, quindi prima di leggere i commenti, intanto, siccome è una delle poche cose che possiamo vedere oggi, guardo un attimo la start list. Belgio, Gran Bretagna, Giamaica, Stati Uniti, Brasile, Polonia, India e Bahrain. Sono sulla linea di partenza. Eccoci. Dovrebbero essere, per tutte le formazioni, il primo professionista dovrebbe essere un uomo. Sapete questa novità della 4x400 mista? Abbiamo due uomini e due donne che possono essere schierati in maniera libera, con un ordine libero dalle formazioni, però è già da un po' di tempo che si è stabilizzata questa strategia con due uomini che sono agli estremi, prima e ultima frazione, e due donne nel mezzo. Dovrebbe essere così, infatti sono tutti più o meno dello stesso valore, insomma, stesso sesso. E abbiamo una sfida all'esterno, comunque c'è il decalage della corsia che un po' inganna. L'America dovrebbe essere in testa e lottare con la Polonia. La Polonia rischia una strategia aggressiva. Infatti ha messo il maschio nella seconda frazione. In questo modo cerca di guadagnare sulle altre squadre, che in questo momento sono rappresentate da delle donne, e cercare di resistere con due frazioni femminili nella seconda parte. Ma ci sarà molto da soffrire per quella formazione. Vi diamo i nomi. Se ci sono atleti di... C'è Alison Felix in questo momento che sta correndo, una veterana, ha vinto decine di medaglie, non sto scherzando, decine di medaglie mondiali, e sta portando l'America in questo momento in seconda posizione. Eccola qua, dà il cambio all'America seconda, poi la Giamaica. E adesso vediamo, la Polonia ora avrà una frazione, insomma, donna contro donna, quindi dovrebbe resistere, anche se Iga Baumgart-Witan non è tra le frecce più forti dell'arco polacco. L'America in seconda posizione, Stati Uniti in seconda posizione con Courtney Okolo, e poi ci sarà Michael Cherry in terza. Tra questi forse Kevin Borlée e Martin Rooney sono i due più quotati. Ci sono nomi un po' sconosciuti poi, ma si tratta di due formazioni, il Belgio e la Gran Bretagna, che adesso non sono davanti. Siamo all'ultimo cambio, quindi Polonia, ancora una donna, ultima frazione. E parte l'America che ha pochi secondi di ritardo, 3 o 4. Non dovrebbe essere abbastanza per la Polonia per vincere. Guardate com'è lanciato l'americano, che in un 100 metri è riuscito a colmare quasi tutto il vantaggio. Siamo in questo momento a 2,50 dall'arrivo, ma è eccessivo il passo dello statunitense. Rischia di saltare, ma il distacco nei confronti dell'altro uomo, il giamaicano, è già importante. Quindi dovrebbe farcela comunque. Vediamo se riesce a tenere Michael Cherry, perché si tratta comunque di una frazione fino adesso regale. La Polonia viene superata anche nella lotta per il secondo e terzo posto, arriva probabilmente quinta, soffre l'americano, ma alza le braccia al cielo perché attualmente è campione del mondo della 4x400 mista. Una bella volata finale con la Giamaica che riesce a resistere all'ultimo, proprio all'ultimo tuffo, nei confronti della formazione, credo, del Bahrain, dalla foggia, dal colore che aveva. Quindi abbiamo Stati Uniti prima, con record del mondo di specialità 3,09, per essere una mista è notevole, È notevole perché significa che gli uomini corrono intorno a 43 secondi, 44 secondi, e quindi siamo intorno all'1,38. Le donne devono correre intorno ai 50 e mezzo per fare una roba del genere. Giamaica su Bahrain. Fior di record, un sacco di record. Non si tratta naturalmente di una disciplina nuova, quindi i record fioccano.
tutti i record praticamente. Gran Bretagna 3-12, Polonia, Belgio e poi ancora Brasile ed India. L'India che era andata molto forte, insomma, nelle prime istanti di quella disciplina, infatti è l'unica che non fa il record nazionale, aveva, diciamo, sparato le sue cartucce importanti prima per qualificarsi, e poi il Brasile ottavo, appunto, anche lui non eccezionale, nonostante avesse Carvalho in prima frazione 3, 16 e 22. Quindi è una gara interessante, può essere appunto emozionante quando ci sono questi giochi tattici. La Polonia ha cercato di animare la competizione, non è riuscita a raccogliere niente perché, vedete, alla fine il terzo posto è scappato per pochi decimi, meno 6 decimi. Quindi sai, ha rischiato di arrivare a podio, ma non ce l'ha fatta. Ok, cosa ne pensate della 4x400 mista? Me sta iniziando un po' più a convincere, anche se non credo che abbia ancora la dignità delle altre staffette, quelle con solo uomini o con solo donne. Un attimo, vado a recuperare la chat direttamente. Allora, ciao Ravenant, prima di risponderti, non so se tu il commento precedente, vado a recuperarmeli tutti nella scheda della online. Allora, live dashboard. Tanto ringrazio tutti quelli che sono qui a seguirmi, nonostante non sia una giornata per i colori azzurri, sicuramente una giornata esaltante, anche se ci sarà la 20 km di marcia femminile verso tra un'ora, che guarderemo almeno nei primi minuti, poi ci lasceremo anche lì. Allora, perché ho bisogno di dormire ogni tanto. Allora, siamo qua, live chat. Allora, Morris, ciao, cosa pensi della prestazione di Marcel in semifinale? Mi ricorda un po' Powell, mostruoso per la velocità ma fragile di testa. Beh, senza andare a scomodare problemi di testa, secondo me il punto per Marcel è stato anche che è stato parecchio tempo senza correre una gara per problemi fisici, non correva una gara di 100 metri, in generale, insomma, dai campionati della Coppa Europa a squadre, ed è difficile buttarsi nella mischia di 3 turni cioè, alla prima occasione, cioè senza fare il rodaggio, insomma. E poi lui è uno che viene dal salto in lungo. Lo so che ci sono tante prove nel salto in lungo, le rincorse sono tante, però un 100 metri è uno sforzo che secondo me alla lunga lascia a livello strascichi nel fisico, insomma. Bisogna avere una certa abilità nel riuscire a gestire i vari turni. Tortu, che è un velocista puro, ci riesce meglio. Jacobs attualmente non l'ho ancora visto appunto efficace in un campionato proprio per questo motivo. In batteria ha fatto vedere grandissime cose, forse, cioè, come fai a dire prova a tenerti nella batteria quando ancora non sei un atleta come Gatling e come Gatling e Coleman che se lo può permettere? E per me Jacobs deve proseguire il suo percorso di crescita e, anche se sembra strano, in questo è meno esperto di Filippo Tortu. È meno esperto nonostante abbia più anni, ha una abilità maggiore e abbia una carriera da lunghista non indifferente. Allora, intanto ricarico i risultati della 4x400 mista. USA. Li andiamo a vedere proprio. E poi leggo anche gli altri commenti, eh. Don't worry. USA, allora 30934, record del mondo nella 4x400 per gli Stati Uniti, poi Giamaica 311 e 78, poi Bahrain 311 e 82. Sapete, no? La nazione preferita da Franco Bragagna, la pronuncia perfetta di Bragagna del Bahrain. Vediamo adesso.
qualcosina si riesce a vedere. Ok, allora, Ravenant dice, prima ho visto un buon Desalù, se riesce a star concentrato insieme mi può migliorare, mi sembra in ottima forma. In realtà Ravenant ti posso dire che l'ho trovato molto 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 provato alla fine della sua gara, sembrerebbe quasi che... temo che non riesca a reggere un altro turno. Ora poi spero che mi contraddica, però non credo che... Non credo che questo sforzo, lo sforzo di oggi, rimarrà tanto, cioè verrà smaltito velocemente. Almeno da quello che ho visto. È rimasto quel fattore piuttosto a lungo. Vero che 200 metri, per me che sono mezzo fondista, sembra una gara di niente. In realtà, una volta l'ho corso i 200 metri e posso assicurarvi che la fatica c'è. La fatica c'è lo stesso. Intanto mi sposto per far vedere comunque le immagini di Tortu. Ce ne ho tante di immagini. Possiamo fare questo giochetto tra... Mi dite tra... Vi do una lista di nomi e quello che riceve più voti verrà messo qua dietro. Ok? Lo facciamo tra un attimo. Tanto c'è l'in americano per i 100 metri di ieri, quelli vinti da Coleman. Allora, Jacopo, dei due, De Salù è entrato. Infantino ha fatto 20,90, un tempaccio. E anche lui era affranto e si è dispiaciuto. Oltretutto, Infantino non parla ancora italiano. Ha una storia simile a quella di Fresconaro, ovvero Fresconaro, mezzofondista degli anni, attuale detentore del record italiano, oltretutto. Era sudafricano d'origine, cioè, nato da genitori italiani, comunque sudafricano, quindi parlava inglese. Infantino lo stesso però per l'Inghilterra e appunto in inglese ha detto che era molto dispiaciuto della sua prestazione. Di Salù invece è entrato comunque col secondo tempo di ripescaggio in semifinale, ha fatto credo 20,42 ma devo controllare. Adesso andiamo a vedere. Le batterie sono state, in realtà per chi ha provato a vederle, sono state problematiche da vedere. La Rai aveva promesso la diretta a partire dalle 7, ma non è stato così. Stanno facendo vedere la gara del triplo in questo momento. Picciardo sembra essersi infortunato in fase di stacco, proprio lì. Non è Picciardo? È un cubano, infatti. È Napoles. Sono confuso. Allora, vediamo un po' questi 200 metri, anche per fare un riassunto, un sunto. Avevo detto che Oduduru non era ammesso per problemi, appunto, per il regolamento della IAF, avendo cannato 200 metri. In realtà ha vinto un ricorso e quindi c'è, anche se non è apparso per niente brillante, quarto con 20,40 è stato ripescato. Insomma, per uno che punta alla vittoria, uno che ha un personale, aveva il secondo miglior accredito, ricordiamoci. Gulev è molto avanti, Gemili non so quanto possa migliorare ancora, però ha spinto molto, ha fatto 20,06, quanto possa migliorare ancora rispetto a questo tempo. Infantino era in terza, 20,89, settima posizione, purtroppo per lui, battuto da atleti del Libano, di Taipei, non è proprio il massimo. Nella seconda abbiamo avuto Hughes 2024 tra gli atleti importanti. Questo è stato uno dei semifinalisti insieme a Tortu, se vi ricordate, e anche Hughes è arrivato davanti a Tortu in finale, in sesta posizione, nei 100 metri. In batteria 3, Kinonez, che è migliorato molto quest'anno, davanti a Blake, che non so quanto ancora possa valere, però vi ricordate, è sceso sotto 19 secondi e 30 qualche anno fa. Una occhiata al triplo perché quello che avevo dato per infortunato, in realtà, salta lontano. Tocca a Taylor. Tocca a Taylor nel salto triplo. Carica molto? Carica molto e dovrebbe essere, se non è nullo, perché ha rischiato, è stato molto vicino alla pedana. È un salto buono. Qua siamo vicino a 18 metri. Siamo vicino a 18 metri, tenendosi prudenti.
Ha spinto molto nei primi due, nell'hop e nello step. Quasi ha rischiato di andare sulla sabbia nel jumper, naturalmente non è possibile, però quella era l'impressione. Andiamo un attimo a vederli qua, le prestazioni in tempo reale. 17,92, siamo al quinto salto. Siamo al quinto salto, la sfida con Clay c'è, è entusiasmante ed è quella che ci stavamo aspettando, perché è secondo con 17,74. Picciardo, dicevo, terzo, 17,62. E poi Napoles, che sembra che sia, nonostante il pressione alla bestia, il quarto e il quinto posto fuori da giochi, si toccava l'adduttore. Eh, Adesso Yus Fabrice Zango, con record nazionale, avanza in quarta. Rimane in quarta posizione. Bragagna mi confonde, diceva che era terzo. Ok, siamo quasi in fondo. Siamo quasi in fondo. Abbiamo. eh, Comunque, come vedete, i giochi si sono fatti a partire dal quarto tentativo. Perché per ordine di salto, in questo, insomma, dopo i primi tre salti di qualificazione, avevamo Clay in prima posizione per pochi centimetri davanti a Picciardo, poi Taylor e Napoles. Situazione che si è ribaltata. Di nuovo Picciardo. Una tecnica più armoniosa rispetto a Taylor che va più di potenza, però è piuttosto contento, ovviamente, perché vediamo se riesce a migliorare il 17,62. Diciamo che arriviamo fino 17,60, per 2 centimetri non si migliora. Aspettiamo il salto di Clay e poi guardo i commenti. Ok? Questa è una risposta importante da parte dell'americano. Grande velocità e un jump lunghissimo, un terzo salto lunghissimo. C'è un po' di disappunto, sa che poteva fare forse un po' meglio. Forse non è abbastanza per battere Taylor. Anche per lui una pedana molto buona, 4 centimetri persi rispetto al limite massimo in cui può saltare. 17,74 pareggia esattamente al centimetro la misura del salto precedente. Quindi all'ultimo salto che sta per iniziare, Clay ha un distacco di una quindicina di centimetri, di 18 centimetri rispetto a Taylor in prima posizione. Poi c'è Picciardo terzo e Zango quarto, ma tra e 4 ci sono meno di 40 centimetri. Aspettiamo, aspettiamo. Intanto finisce anche l'asta. È finita l'asta, è finita l'asta. Ci sono delle voci discordanti che vengono dal divano, ma è finita l'asta. Ok, spazio a commenti. Allora, Dado dice la staffetta deve migliorare, maturare, acquistare un po' di prestigio. Esattamente, esattamente. E ci vorrebbero più gare, un circuito di gare più relative a quell'evento in particolare, che ancora adesso non esiste. Hanno creato l'evento di Yokohama a inizio stagione proprio per questo, almeno per iniziare per alcune nazionali a prendere dimestichezza con questa gara e per effettuare la qualificazione ufficiale per i mondiali. Dobbiamo, secondo me, avere almeno, come succede nei grandi meeting, con le staffette maschi e femmine, una staffetta 4x4 mista ogni tanto. Allora, Ravenant, eh,
esatto, dicendo, parliamo di Salu. Dado si emoziona per Taylor, Fiasconaro credo sia morto qualche anno fa prematuramente. Eh, non oso controllare adesso perché guardiamo il mondiale di Doha. Comunque, la mia cultura atletica è ancora in fase di formazione e questa brutta notizia non l'avevo colta. Alessandro Sapini. Entusiasmante la gara dell'asta femminile. Verrà assegnata alla Russia all'ultimo salto. Quale migliore esito per una finale mondiale? E oltretutto non una russa ufficialmente, ma un'atleta nazionale neutrale autorizzata. La Russia, a partire dall'anno prossimo, sarà di nuovo come nazionale alle Olimpiadi. Sì, ora è passarlo sottotono la gara della Russia perché io ero concentrato su Sandy Morris, che era per me la grande favorita. La Russa è vero che aveva una prestazione simile a quella dell'americana, però realizzata indoor. Io giudicavo appunto un altro paio di maniche gareggiare outdoor per il salto con l'asta. Invece si è trovata con il world leading, insomma, di 4,95 m, una misura assurda, a vincere all'ultimo tentativo e ha tirato fuori la cazzimma giusta all'ultimo, proprio all'ultima possibilità, mentre la Morris, molto più costante e regolare, senza errori fino all'ultima quota, è rimasta beffata, però è comunque contenta, anche lei. C'è un bel ricambio generazionale in quest'ultimo periodo e molti atleti sono alla loro prima medaglia e c'è un sacco di energia. Pensate al salto in lungo ieri, ad esempio. Salto in lungo ieri con... è vero che anche Cevaria è giovane, però il giamaicano che ha vinto non scherza. Ok. Mattia non hanno ancora fatto la finale dei 5.000 metri. La faranno domani, credo. E Daniele dice che l'asta e martello non le trova molto femminili. E... Scusa, cioè, se questo è il criterio, allora io, entrando nella nostra testa, penserei di più al peso a questo punto, al getto del peso. E la parità di genere è stata ottenuta nell'atletica proprio qualche anno fa con la 50 km di marcia femminile, credo che sia importante da difendere. Poi la femminilità sta nella testa di chi giudica e se una donna decide di fare lancio del martello o salto con l'asta, è lei che decide per se stessa ed è perfettamente consono. Uno può anche dire che ci sono delle robe che non sono mascoline e a quel punto è la sua capacità di giudizio che viene chiamata in causa, ma sempre per lo stesso motivo non si tratta del parere personale di che quelle cose le pratica, che è la cosa che deve contare. In un contesto di libertà, appunto, uno decide di fare quello che vuole. Poi se dice, diamo possibilità, diciamo, diamo visibilità a queste cose, beh, ovviamente nell'atletica, se devi difendere un contesto di parità e c'è il lancio di martello maschile e il salto con l'asta maschile, devi mettere al femminile. Anche per evitare polemiche infinite. Ma io sono d'accordo su questa cosa. Ok, dato diciamo, una risposta a filosofica. Quindi, gente, se volete scrivere altro, scrivete, altri commenti. Intanto siamo alla fase finale del salto triplo che non mi voglio perdere. E la seguiamo anche con l'HUD, cioè con la grafica potenziata, quella del live del sito della federazione internazionale. Tocca. Allora, sì, per regolamento l'ultimo salto viene di nuovo cambiato l'ordine, quindi si salta in base alla classifica. Zango ha appena agguantato il terzo posto. Ulteriore miglioramento, è record continentale. La risposta di Picciardo. Niente da fare, rischia. Nel finale osa troppo. La chiusura è totalmente da buttare. Si era sbilanciato. E qua c'è la completa delusione di aver perso all'ultimo salto. L'ultimo salto è una medaglia di bronzo. Intanto qua intervistano Alison Felix e non so quante medaglie abbia vinto in carriera. Ad un mondiale. Ma è una cosa assurda. Poi tutta la polemica e il dibattito di quest'estate
le era stata negata la sponsorizzazione da parte della Nike perché, diciamo, le era stato richiesto, erano state richieste delle condizioni inaccettabili per lei che veniva comunque in un periodo di pausa per maternità. Ha vinto 11 medaglie d'oro al mondiale e adesso diventano 12, 3 argenti e 2 bronzi. È una componente chiave della staffetta americana. E la sua carriera prosegue raggiante con questo ulteriore oro nella staffetta 4x400 mista. Ecco un bel salto da parte di... Ah no, qua hanno fatto rivedere un salto. Hanno fatto rivedere il salto di Zango. Mi sto riferendo alla diretta Rai, naturalmente. Oltretutto, qua si nota che questo 1766 è stato ottenuto con 20 cm quasi regalati in pedana. Quasi 20 cm regalati in pedana. Ma adesso vorrei che le telecamere si concentrassero su Clay, che è in pedana. Quest'anno ha dimostrato di valere di più rispetto a Taylor. Di valere una misura sopra i 18 metri. È già arrivata la misura qua, è un po' indifferita. E aspettiamo che facciano vedere il salto di Taylor. E conoscendo questo atleta fortissimo, proverà sicuramente, cioè non si accontenterà di questa vittoria. I campionati del mondo ne ha già vinti parecchi. E infatti stavano a togliere tutto, stavano a sbaraccare gli addetti alla pedana. Taylor vuole saltare ancora. Sono sicuro che vuole provare a impreziosire questa gara con un salto sopra i 18 metri. Concentrato. Clap. E per quei pochi, perché purtroppo sono pochi, a seguire i mondiali dallo stadio, ci sarà la risposta. Attenzione! Attenzione, potrebbe essere un salto sopra i 18 metri. Andiamo a vedere i commenti. Allora, Nick, appena guardiamo la... Niente. Ha sporcato molto il salto in chiusura Taylor, è solo 17,54. Probabilmente ha toccato molto prima per una chiusura non perfetta la sabbia. Allora, dicevi, te lo ritrovo subito. Mick Fio. Io ho scritto addirittura un articolo di giornale su Bekele, perché adesso faccio anche un po' il giornalista, però non pubblicizzo molto questa cosa. Bekele ha dimostrato di essere Bekele e non quell'atleta in fase calante che tutti dicevano, che anch'io ero portato a dire, pensavo fosse, e negli ultimi 2 anni non ha combinato niente di buono, si è ritirato in molte gare e alle voci dicevano che non avesse voglia di allenarsi e di correre. E invece oggi ha corso la maratona in 2 ore 01 e 41, a 2 centesimi dal record del mondo dell'anno scorso, sempre a Berlino, perché di maratona di Berlino si tratta, il record dell'anno scorso di Kipchoge. Ed è una cosa incredibile e interessantissima, perché significa che la maratona, ed anche a tratti, cioè, mi fa pensare, mi dà da pensare questa roba, perché si tratta dei due migliori atleti al mondo della maratona, sia Kipchoge che Bekele, che hanno snobbato i campionati del mondo, che preferiscono correre per gli sponsor e per i tempi stratosferici che riescono a fare, piuttosto che vincere un campionato del mondo in condizioni proibitive come queste, magari in 2 ore 12, 2 ore 13, per quello che possono valere. Oltretutto, se andiamo diciamo, più dentro questo discorso, addirittura Kipchoge tanto attira la prospettiva di guadagno, gli sponsor
e l'importanza mediatica dell'evento, preferisce correre, anziché una maratona regolamentare come quella di Berlino e migliorare il suo record del mondo, preferisce correre l'Ineos 1 Hour and 59 Challenge, cioè il challenge dell'ora e 59 targato Ineos a Vienna, nel quale, aiutato da decine di lepri, in maniera non regolare, le lepri si alternano, quando in una gara le lepri dovrebbero essere partire assieme all'atleta e fare tutta la gara eventualmente. In una gara non regolare, Kipchoge proverà a scendere sotto le 2 ore nella maratona, così come aveva provato a fare ormai 3 anni fa, credo 3 anni fa, non riuscendoci per 20 secondi all'autodromo di Monza. Quindi anche qua, diciamo, non solo preferiscono fare maratone, diciamo, sponsor e soldi anziché i campionati del mondo, ma qua preferiscono fare robe che nemmeno sono omologabili, però con grande portata mediatica. Beccali un Highlander, dice Alessandro. Cioè, insomma. Lo vedi, anche... Avete visto la foto del traguardo? Ve la faccio vedere. Sembra quasi... ho fatto un bel tempo, ma... Ah, per 2 secondi. Però, cioè, le emozioni sono un pochino... Sono un pochino ovattate. È uno che ne ha passate tante. Sarebbe il suo terzo record del mondo se lo facesse. Valido. È soddisfatto, ma... Ho fatto un bel tempo, si sta dicendo. Peccato, 2 secondi. Era molto più contento Cambulor qualche settimana fa, sì, quando ha fatto il record del mondo della mezza maratona. Magari poi la foto non rappresenta quello che è successo dopo, però per dirvi. E appunto una cosa che fa dispiacere è che questi eventi siano in contrasto diretto rispetto ai campionati del mondo e che gli atleti più importanti nella maratona non corrano la maratona ai campionati del mondo, considerata meno importante. Ragazzi, vi invito come sempre. Allora, siccome questa live si legge sui commenti, più scrivete meglio è. Eravamo a parlare delle batterie dei 200 metri, aspettando la gara clou che sta per arrivare, cioè la finale dei 100 metri femminile, stavolta. Una finale dove, credo, super favorita Shelley Fraser-Price, poi Talù in seconda posizione, secondo i pronostici, e in terza dovrebbe esserci Dina Shear-Smith. Thompson sembra non in forma, evidentemente come a inizio stagione, anche se... Anche se aveva un po' passeggiato nelle batterie, in semifinale ha spinto un po' di più e non è arrivato un tempo eccezionale. Iniziano i giochi di luce che presentano la finale dei 100 metri. Intanto mentre c'è Taylor che festeggia, Clay, esatto. Perfetto. Eravamo arrivati alla terza serie, qua una serie un po' interlocutoria con Kyle Groh che è passato. Ecco, questo è importante. Kenneth Bednarek era il terzo accredito, fa 21 secondi e 50, irriconoscibile. Questo significa andare forte all'inizio stagione, con la stagione di college che parte praticamente da inizio aprile, se non fine marzo. Aveva fatto sotto i 19,90 e qua praticamente smette di correre a 50 dall'arrivo, fa 21,50. Di Salù era in quarta serie, ha fatto 20,43, è passato col tempo di ripescaggio. Vinto Brown, purtroppo nel lanciato non ha avuto la forza di riprendere Dwyer, però il tempo è buono, è uno dei suoi migliori. Sempre tenete da parte quel picco inatteso quanto bello di Berlino dell'anno scorso. Chi l'avrebbe mai detto, insomma, quel tempo sotto i 20 e 20. La sesta, De Grasse, molto bene, il controllo, e sarà un avversario tosto, con Bednarek non pervenuto o Duduru che non va troppo forte. L'avversario di Lyles, dov'è Lyles? No, non mi tradire. Sì, era nella settima. Per un attimo pensavo. Ok, Lyles naturalmente c'è. Quindi Lyles De Grasse. Una bella sfida. Non parte la skipper, si dice Dado.
Beh, Joe Albe, pronostico credo di averlo detto. Prima la Fraser, seconda la Talù, terza la Asher Smith e quarta la Thompson. Ti dico anche che la Talù partirà forte come sempre. L'unica a tenere le teste all'inizio sarà la Fraser Price e ci sarà un bel ritorno della Asher Smith che riuscirà proprio nel finale ad infilare la Thompson. Diciamo, se becco tutto questo, chissà quanto paga la schedina. Di solito non becco niente. Allora, non parte la Skippers, mi dice Dabo, grazie per l'informazione. Era in seconda ed era uno dei peggiori tempi. Abbiamo Tiana Daniels, Stati Uniti in seconda e in terza. Marie-José Talou in quarta. Elaine Thompson in quinta. Shelly Young Fraser Price in sesta. Dina Smith in settima. Muriel Auré in ottava e Johnny L. Smith in nona. Hanno messo quelle con i migliori crediti in corsie centrali. Non so se abbiano scelto questo con questo criterio. Io avrei preferito che l'avessero fatto in base ai tempi delle batterie e delle semifinali. Perché appunto dico che la Thompson non ha secondo me la forza di, almeno non ha dimostrato di poter battere la Talù e forse anche la Smith. Non è come avere un italiano in finale o un'italiana in finale, comunque è una gara molto interessante, molto avvincente anche al femminile. Mick, 2 secondi su 42 km. Si è visto in intertempi. Allora, è andata così la gara di Bekele. Era insieme ad altri due compagni di squadra etiopi. Addirittura al 35esimo chilometro non era lui in testa, c'era un altro etiope davanti, uno sconosciuto proprio, uno che non si era mai visto. Aveva 10 secondi di vantaggio su Bekele. In 7 km riuscirà a perdere 10 secondi e da un altro minuto abbondante. Ha fatto comunque 2 ore, 2 minuti e 30 ed è il quarto tempo della storia, compreso quello di Bekele di oggi. Quindi Bekele è stato aiutato, diciamo, da questi due compagni di squadra che cullavano anche loro il sogno del record del mondo. Quindi pian piano sta arrivando gente a disturbare Ray Kipchoge della maratona. E secondo me Kipchoge sta provando a alzare l'asticella con l'Ineos 1 Hour and 59 Challenge, provando a scendere sotto i 2 minuti, proprio per zittire questi avversari. Allora, Alessandro dice Price 10,70. Anche i tempi, che siamo a un altro livello rispetto a me. Smith 10,80, Thompson 10,87. Quindi togli la Talù dal terzetto delle favorite. Mick, le corsie centrali permettono un maggiore controllo della situazione, semplicemente. Se sei in esterna, ti rendi meno conto di cosa succede in mezzo e di per sé per un atleta forte averne un altro di livello simile accanto permette un confronto diretto, insomma, con l'avversario ed anche una carica d'adrenalina in più. Però, come dice il buon Tilly, molto spesso ti indurisci se hai qualcuno che va forte a fianco, cerchi di superarlo, allora ti contrai troppo e siccome lo stile è fondamentale, la scorrevolezza soprattutto in questi tempi è fondamentale, nelle gare di velocità rischi di perdere un pochino di efficacia d'azione. Siamo con la presentazione? In grande stile? Così come ieri? Tamarrata. Sì, Tamarata, ma io oggi, prima che facessero vedere i campionati del mondo dell'atletica, c'era la pallavolo e lì lo spettacolo era ancora più tamarro, quello della premiazione finale. Hanno fatto un concerto in playback tra vari divi della musica di, credo, francese, cioè, insomma, dei posti in cui hanno fatto i mondiali e gli europei di pallavolo. L'atletica un po' più di dignità ce l'ha ancora. Poi sì, stanno cercando di pubblicizzarla molto, di cambiare il modo, di svecchiarla, di cambiare il modo in cui viene presentata. Avete visto, ci sono anche le telecamere sui blocchi. Certe cose sono un po' imbarazzanti, ma altre.
È un peccato che non abbiano messo come nella Demon League, nelle gare di mezzo fondo, il distacco in tempo reale. Cioè, secondo me una delle più grandi trovate è nella Demon League, nelle poche gare che potete vedere nella Demon League, tipo il Golden Gala di Roma, che fanno vedere sulla Rai, il distacco in tempo reale degli atleti. Quello è figo. Si fa un sacco di luci. Tra l'altro, tutta questa esaltazione per un pubblico che è, credo, meno della metà rispetto alla capienza dello stadio. Lo stadio ha 40.000 posti, qua sono meno di 20.000, ma sicuramente. E se togli gli stranieri, cioè quelli venuti dalle altre nazioni, di gente del Qatar ce n'è pochissima. Che è una cosa incredibile perché tu guardi il trailer di presentazione della manifestazione e molto, in maniera molto paracula dicono il Qatar, terra di sport. E poi fanno vedere un tizio che gioca a dadi. Perché quello è lo sport per i qatarini, no? Vabbè, cosa vuoi fare con 40 gradi di temperatura? Già. E questo siparietto comunque. Diciamo, loro fanno il siparietto, io faccio un piccolo siparietto con queste robe. Per i pochi che stanno guardando, comunque. Ci siamo, si accendono le luci, torna alla normalità e vengono presentate le atlete. Come diceva Dabo, non c'è la Shippers. E le presentiamo pure noi. Allora, sono già sui blocchi. Partita molto bene, la Fraser Price, la Talù come vi dicevo, ma sta tornando la Thompson, ma non ce la fa, non ce la fa la Thompson a superare la Talù che è terza, prima la Shelly Fraser Price, seconda molto comoda la Dylan Smith, il tempo è eccezionale, 10,71, non è il suo personale per un centesimo, 72 o 70, ora 71. Record nazionale di Gran Bretagna per Dina Shermin seconda. Vi faccio vedere i tempi che si stanno aggiornando in questo momento. 10,90 per Talù, 3 centesimi davanti alla Thompson, quindi un'altra medaglia mondiale per Talù. E chissà, nei 200 può andare benissimo anche lì, quindi quarta Thompson, quinta Auré. Thompson è sicuramente la grande delusa perché aveva il miglior tempo dell'anno insieme alla Fraser, comunque sarebbe bastato per la seconda posizione. Joanne Smith 11.06 e Teana Daniels 11.09. Per una volta l'America in ultima posizione. E vorrei farvi notare questa cosa che è parecchio interessante. Il tempo di reazione è in media più basso rispetto a quello degli uomini. Guardate il tempo di reazione della Fraser Price 0,134, la Smith 0,117. Se pensate che Tortu fa fatica a fare 0,2, insomma, e Coleman, che è considerato un partente forte, fa attorno a 0,14, e qua è un tempo medio. Sembrerebbe che le donne siano molto migliori in quanto a tempo di reazione rispetto agli uomini. Questo è interessante. Ravenant, ciao, che prestazione. Poi è stata una gara gestita benissimo, la fanno vedere il replay. La partenza, come dicevo, eccezionale già dal tempo di reazione. L'accelerazione